prima cosa togliamo questo vecchio, che è semplicemente ad incastro. Qui ci sono due fili bianco e rosso che sono quelli che danno il contatto alla caldaia. Svidiamo queste due viti, attacchiamo due fili e poi qui porteremo due fili per la corrente. Prendiamo la nostra sonda e la andiamo ad inserire nella canalina. Vediamo dove sbuca. Allora amici, ho fatto passare la sonda, è uscita qui di sotto, vedete, da qui. Questa qui è la canalina dove passano due fili, il bianco e il rosso, che poi entrano nella canalina di sotto e vanno a finire alla caldaia. Da qui dove è uscita la sonda, io adesso mi ritrovo in questa cassettina dove c'è tutti i cavi elettrici e vado a prendere la corrente da questi due fili, fase e neutro. Prima di far passare i fili ho fatto la prova mettendo due fili, uno blu, uno nero, questi sono i fili, e l'ho collegati al nostro termostato. Se ci fate caso è acceso, eccolo qua, vedete? Quindi vuol dire che in quei due cavi c'è sempre corrente. Quindi cosa farò? Prenderò questi due fili, il blu e il nero che ho messo, e li farò passare nella canalina qui dove c'è la sonda. Con la sonda tirerò i fili su nella canalina e me li ritroverò qui di sopra, in modo da portare la corrente nella nostra cassettina. E poi faremo vari collegamenti. Quindi passiamo alla fase 2 e facciamo passare i cavi nella canalina. Allora, ho innastrato i due cavi alla sonda e adesso andrò a tirarla. Eccoli qua. Perfetto. Naturalmente facciamo sempre il tutto con la corrente staccata. Meno male ho la lampada a peghelli che mi illumina un po' la stanza. Questa l'ho acquistata su Amazon, poi tanto vi lascerò qui sotto in descrizione il link diretto per l'acquisto. È un'ottima lampada LED. Attacchiamo gli interruttori. Vi faccio vedere qui, come vi avevo detto, ho collegato il cavo blu con il blu e il nero con il marrone. Ora il cavo marrone non ce l'avevo, ho messo il nero. Comunque fase e neutro, poi li potete anche invertire, è indifferente. Vanno nella canalina, entrano lì, vedete, insieme al bianco e il rosso della caldaia, e li ho fatti uscire da qui. Eccoli qua, la nostra fase e neutro, e l'ho collegati al nostro termostato digitale Alexa. Come possiamo vedere qui dal disegno c'è il numero 3 e 4 che sono fase e neutro. Quelli li potete invertire perché funzionano come la presa elettrica, in qualunque verso la mettete c'è sempre corrente, non ha polarità. E poi l'1 e il 2 sono contatti della caldaia. Io ho messo il rosso nell'1 e il bianco nel 2, e come possiamo vedere il nostro termostato funziona. Vedete? Ora vado a posizionare il tutto. Qui c'è la cassettina rettangolare, poi andrà cambiata. Ecco qui il nostro termostato. Ho messo la cassettina quadrata, poi tanto vi lascio sotto in descrizione il link diretto per l'acquisto della cassettina da incasso. Ho stuccato e riverniciato tutto intorno e questo è il lavoro finito. Vedete? Com'è bellino, piccino, compatto. Ora lui è acceso, cioè è acceso, lui è in corrente. Da qui faccio l'accensione, vedete? Ed essendo su manuale è già partito il fumetto e si è sentito stick, ovvero la caldaia attaccato. Quindi in questo momento ho acceso i termosifoni. Faccio sentire la caldaia, vedete? Se io ora premo qui, la caldaia si stacca. Se ripremo, sentite, dopo 2 secondi fa stick. Ecco. Da qui possiamo premere questo pulsante che la mette su programmato, e poi qui ci sono le varie programmazioni che possiamo fare anche dall'app. Questo pulsante qui invece accanto, ora lo lascio su programmato, questo accanto invece è l'ora, per cambiare l'ora, vedete? Poi qui programmiamo vari giorni della settimana. E poi ci sono queste freccettine qui accanto. Vabbè, ora è impostato su ora, come si fa a uscire. Ok, perfetto. Qui ora lui mi dice che ci sono 19 gradi in casa. Vabbè, ora è attaccata la caldaia, non importa. Queste freccettine qui accanto, se io le premo, lui mi dice il settaggio. Io setto tipo, non lo so, 21 gradi e mezzo. Lui quando arriva a 21 gradi e mezzo stacca. Ora lo lascio a 22. Qui spengo.
Ora vi faccio vedere l'app come funziona questa qui. Da qui possiamo accendere e spengere. Guardate, se premo cosa succede. Vedete? Si accende anche lui. Qui entriamo. Adesso è, diciamo, in penombra, quindi è spento. Se io premo qui l'accensione, il power, fa il suonino e si accende anche lui e parte la caldaia. Da qui uguale settiamo la temperatura. Qui accanto abbiamo la programmazione e se clicchiamo poi su programmazione troviamo vari giorni della settimana. Qui i giorni lavorativi. Qui, come dice il disegno, diciamo qui la mattina quando ci svegliamo. Qui possiamo impostare un altro orario per quando usciamo di casa, il pomeriggio quando rientriamo, quando riusciamo il pomeriggio, un tardo pomeriggio, e poi qui la sera quando ritorniamo a casa e la notte. E possiamo dare vari orari. Poi ci sono le stesse identiche cose per il sabato, mattina, pomeriggio e sera, e la domenica. Questo è il risparmio energetico. Attivandolo e impostando la temperatura, settando la temperatura, lui cerca di far rimanere in questo caso 21 gradi sempre. Quindi la caldaia attacca e stacca giusto quel poco tempo che gli serve per portare la casa a 21 gradi. E poi qui abbiamo il blocco. Ora vi faccio vedere, metto tipo manuale. Se io metto il lucchetto, qui non funziona più niente, vedete? Anche qui sul termostato, se vado a toccare i pulsanti, non fa niente perché c'è il blocco. Se io tolgo il blocco o dall'app, guardate, appena io premo l'app lui si spenge qui e qui. Power, si accendono entrambi, vedete? È molto semplice e intuitivo. Ora la caldaia l'ho fatta attaccare e staccare 20 volte, speriamo non si rompa. Niente, questo è tutto. L'app è molto intuitiva e semplice. Il termostato per installarlo è semplicissimo. Se avete domande, perplessità, qualsiasi cosa, non esitate nel contattarmi tramite social o scrivermelo nei commenti. E niente, io vi saluto qui dalla mia casa. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like come sempre con il pollice e iscrivetevi al canale. Ciao amici e alla prossima. Un'altra cosa ganza amici è questa qui, guardate, io apro l'app Smart Life, quella lì che vi ho fatto vedere l'ho eliminata, ho messo il dispositivo nell'app Smart Life, vedete il termostato. Se io ora clicco qui mi apre in automatico questa schermata. Poi su Amazon Alexa ho inserito il dispositivi, termosifoni l'ho chiamato. Vedete? L'ho chiamato termosifoni. Comunque, per non confondervi troppo le idee, se noi andiamo su Smart Life, qui ci sono i miei dispositivi, io clicco sul termostato. Se adesso ad Alexa gli dico Alexa, accendi i termosifoni. Ok. Vedete? Si è illuminato e lei mi ha acceso i termosifoni. Alexa, spengi i termosifoni. Ok. Perfetto.